Togliendo il fango con le mani. In questo quarto ed ultimo episodio non vi racconterò una nuova tappa del viaggio in Nepal. Per chi ha visto gli altri episodi sa che questo è un viaggio fatto con 4 amici, Luca, Lorenzo, Simone e Vero. E la prima tappa è stata a Kathmandu, vista nel primo episodio. Poi ci siamo spostati a Pokhara, da cui siamo partiti per l'Himalaya, secondo episodio. Poi siamo andati a sud, nella giungla, terzo episodio. Da lì siamo rientrati a Kathmandu per prendere l'aereo di ritorno. Negli episodi precedenti però non ho mai raccontato o fatto vedere gli spostamenti, come ci siamo arrivati da un luogo ad un altro, perché penso che il Nepal meriti un capitolo a parte soltanto per spiegare quelli che sono in generale i mezzi di trasporto, i collegamenti, e quindi ho deciso di racchiudere in un episodio tutto ciò che finora non avete ancora visto. Prima di partire, quando ho cercato informazioni sui voli in Nepal, mi sono imbattuto in notizie così. के जरिए समझा दी पहाड़ियों का इलाका। जी, और जो लोग जख्मी हुए हैं, जो भारतीय जख्मी हुए हैं इस हादसे में, उन्हें कहां भर्ती कराया गया, कहां उनका इलाज चल रहा है और क्या आप... Se cerchi per curiosità l'aeroporto più pericoloso al mondo, cosa esce fuori? Il Nepal. Cercando invece informazioni sulle strade, anche perché il treno non esiste, più o meno le immagini erano così. Questi sono i casi più estremi, ma in generale viaggiare in Nepal è rischioso per le strade precarie e la guida folle dei nepalesi. Per noi l'unico tratto di strada senza sorprese è stato quello che collega le due principali città, Kathmandu e Pokhara. 200 km di buona strada. Ci siamo spostati con pullman, jeep, bici e moto. E ogni volta è stata un'occasione per assistere non solo a strade pericolose, ma a scene bizzarre o incontri insoliti. Come quando abbiamo trovato un ragazzino e gli abbiamo dato un passaggio, o come quando dal niente sono sbucati un gruppo di ragazzi per una foto. Ma ancora più divertente è stato quando a un distributore di benzina abbiamo trovato loro. Siamo in sella alla nostra Royal Enfield. Guardate! Qui ragazzi in Nepal a Pokhara. È un flash. Sono queste strade di montagna che si arrampicano sulla catena himalayana, le più pericolose, che le percorri senza sapere cosa troverai. Come quando abbiamo chiesto un passaggio ad una jeep in una strada piena di precipizi. Fin da subito abbiamo capito che non era un'idea buona. I primi vuoti, i primi ostacoli. No, ma c'è però accelera.
Oddio ragazzi, momentaccio. La strada era talmente priva di attrito che anche la jeep faceva fatica a ripartire. Ma do you want help? Metto un sasso. Metto un sasso. Lore ha messo il freno a mano, ma si va giù. Sentiamo, poi sarà l'ultima chance, poi c'è il fuoco. A me fa paura fare questa strada. A livello di guida e non puoi fare errori, la guida tutta gonfiato. Sì. Si può stoppare qui. Ma il Cappiani va bene ragazzi. Il Cappiani va bene fratello. Oddio santo. Dai, io voglio andare a piedi. I can stop here, so no. I want to go down. And I go by foot. Appena possibile si scese dalla jeep e continuammo a piedi. Intanto alle nostre spalle saliva, dalla stessa strada, addirittura un pullman. Il mezzo più utilizzato dal popolo nepalese. Nel lungo tratto che ci portò dall'Himalaya alla giungla abbiamo potuto osservare che per le strade del Nepal si celebra la resistenza. Ma non tanto per noi viaggiatori, che siamo affascinati dall'avventura, ma la resistenza delle persone e dei mezzi che percorrono quotidianamente queste strade dissestate. Ogni giorno i nepalesi affollano il pullman per fare viaggi corti se misurati in chilometri, ma infiniti se misurati in ore. Viaggi durante i quali non hanno il tempo di scendere per mangiare, ma te lo consegnano dai finestrini. Andare al bagno è un lusso anche per chi ha bisogno di vomitare. Il pericolo nelle strade a lunga percorrenza sono la follia degli autisti, che in spazi strettissimi tentano qualsiasi tipo di sorpasso, in diritta, in curva, con precipizi, non fa differenza, basta sorpassare e suonare. Questi vecchi pullman sono inaffidabili e le officine spesso arrangiate. It's okay. Nell'ultimo tratto di strada che ci avrebbe portato dalla giungla a Kathmandu per prendere l'aereo e rientrare in Italia, c'è stato un epilogo bizzarro, come se il Nepal ci volesse salutare con un colpo di scena finale.
macchina tocchi fa 4.000 così. Anche c'ha poi fa migliaia di giri, 4.500 giri massimo. Quando eravamo non lontani da Kathmandu, è caduta una frana bloccando la strada. La strada in questione è una delle 2 strade a lunga percorrenza che esiste in Nepal. Ce n'è una a nord che da Kathmandu arriva a Pokhara ed una a sud che taglia Nepal e arriva fino a Kathmandu. La frana accadde più o meno in questa zona qua, bloccando l'intera area geografica del sud. La frana è caduta poco più avanti dalla nostra auto e così abbiamo potuto assistere ad una reazione del popolo a dir poco impensabile per noi occidentali, che non abbiamo pazienza di aspettare neanche ad un semaforo. Ma with the jeep, impossible, incredible but impossible. It's better. Ma pale. What is it? Pale? No, we stay 2 days, stop. Or arrive a person for repair this. Felice, ne frega un cazzo. After 1 hour you go and they change the way. Ed invece per il popolo nepalese comincia la festa. È franata la montagna, ragazzi, e qui è partita la gara ad attraversare la frana con le moto, guardate. Questo, ragazzi, è il Nepal, guardate qui. Questo qui è il tifo, guardate il tifo, ok. E lui è rimasto lì, ragazzi, è rimasto, non va più da nessuna parte. Eccolo. Guardate, ragazzi, incredibile, situazioni allucinanti. Fate l'infradito di piedi. Non passeremo mai più. Mai più. Guardate file e file di macchine. Lui è un altro che ce l'ha fatta, è stato il primo addirittura. È stato il primo a farcela, ad attraversare, guardate, il lago. Incredibile, loro ne approfittano per prendere banane e frutta di vario genere. E questa qui, ragazzi, è la coda interminabile che qui in Nepal si è formata. Lui è un idolo per tutti ormai, saluta. Guardate qui questo fiume di terra rossa che scorre accanto a noi e tutta la gente che si accampa qui nei furgoni con le tende e festeggia con la musica. A loro non ne frega niente di quello che succede. Acqua che sgorga, un altro che si è fermato a vendere. L'unica speranza si accese quando arrivò un gruppo di religiosi volontari a liberare la strada. Speranza spenta, appena vedemmo che gli unici attrezzi erano pentole. Il fango con le mani e le pentole. È l'ANAS del Nepal, guardate che organizzazione disumana proprio, guardate, con le mani. Ci vanno di bagger addirittura. Lui del soccorso che riprende, guardate. E guardate l'ANAS lavora con le mani. Ma guarda che forza di volontà, con le mani e i bastoni, cazzo, stiamo scavando. Stavamo vivendo un momento di vita surreale, inimmaginabile, e un momento anche di lezione. Immaginavo cosa sarebbe successo da noi. Centinaia, probabilmente migliaia di mezzi che in entrambe le direzioni erano bloccati, per un tempo, senza speranza. Ma il tempo qui sembra non essere un problema. A nessuno interessava arrivare in tempo. Nessun momento di rabbia, nessuna imprecazione,
nessun gesto nevrotico, anzi, molti erano divertiti, c'erano le bancherelle, chi alzava la musica, chi faceva le foto. E anche noi, dopo i primi momenti di preoccupazione, anche perché dovevamo andare a prendere un aereo, poi siamo stati risucchiati dall'energia fatalista dei nepalesi. Anche noi abbiamo così smesso di pensare al tempo. Il colpo di scena è questo. Non tanto la frana, ma la reazione della gente, l'accettazione dell'evento. Queste immagini potrebbero andare avanti per molto, molto tempo, ma lo scenario rimase sempre lo stesso, niente cambiò. Il fango che levavano era lo stesso che scendeva dalle montagne. E così, in questo punto imprecisato del Nepal, si stava facendo buio. Il sud del paese era bloccato e anche noi, che dovevamo prendere un aereo, eravamo bloccati. Ho visto molti paesi nella mia vita, anche grazie ai miei genitori che fin dai primi mesi mi hanno portato con loro a vedere il mondo, ma ci sono due paesi che mi sono rimasti particolarmente nel cuore e che riempiono di ricordi la mia casa. Uno è il Nepal. E mi ricordo del Nepal ogni giorno che esco da questo studio. Prendo queste scale e mi aggrappo ad un canapone di 4 metri portato direttamente da Kathmandu. Questa è una volta che provo a fare. Se io giro la corda intorno al collo. Sì, allo zaino. Al collo. E così ho portato davvero a casa questo ricordo di 4 metri, legato fuori dallo zaino. E la prima cosa che vedo ogni mattina che scendo, nonostante gli anni passati, è una cornice con tutte le foto del Nepal. A cominciare dal Sadhu, che vi ricorda la vita spirituale di Kathmandu, la donna che ho incontrato sull'Himalaya. In tutto il Nepal vedi in città, in campagna, uomini, donne, ragazzini che portano dei pesi che soltanto i nepalesi riescano. Poi i ciuchini, dopo tante volte aver camminato su mulattiere, ho visto le mulattiere con i muli. E poi ho attaccato uno sguardo di una bambina, come ce ne sono tante in Nepal, ma non sono sguardi dei bambini poveri che fanno compassione. A volte incroci degli sguardi quasi rimproveranti. Cioè sembra che ti stiano dicendo: non mi guardare così, perché io la vita la conosco meglio di te. Si può trovare la risposta nel buddismo, che ti direbbe: nei loro occhi c'è la consapevolezza e la conoscenza delle vite precedenti. Sarà suggestione, ma a volte davvero sembrava così. E poi gli amici, prima di tutto Luca, che mi ha regalato i biglietti in un momento in cui io non avrei potuto, sapendo la mia passione per i viaggi. Lo ringrazio per sempre. E poi Lorenzo, Vieri, Simone, il compagno più divertente della storia. Con questi ragazzi da allora, ogni volta che ci vediamo il saluto è diverso. E in poi non perdiamo mai l'occasione di raccontarci un aneddoto o raccontare delle nostre storie ad altri amici. Quando siamo andati a caccia della tigre disarmati nella giungla con 2 ragazzini nepalesi, alle fatiche delle montagne, malori sull'Himalaya e fatiscenti dormitori, le strade da panico o le varie scene pazzesche come la frana finale che ci impedivano di andare a prendere l'aereo di ritorno. E così, con questi 4 episodi, ho raccontato quasi tutto ciò che è successo nei 40 giorni in Nepal, per chiunque abbia voglia di ascoltare e vedere le nostre storie. Qui termina il mio racconto dei 40 giorni passati in Nepal. Se continuassi, nel piano di sotto ci sono le foto che raccontano invece l'altro paese che mi è rimasto profondamente nel cuore. Ma per chi segue il mio canale sa già di che paese parlo. Per chi non lo segue, invece, se vi iscrivete mi potete aiutare così a raccontare viaggi fatti e viaggi da fare. Volete sapere com'è finita la frana e se abbiamo preso quell'aereo? Ecco, andò così. La notte sprofondò. Buio incredibile. Speranze finite, ma a un certo punto un suono di ruspa che non si sa da dove arrivava. Ed è arrivata la ruspa alla fine a risolvere i problemi, ragazzi, guardate. È calata la notte. Dopo un po' la ruspa riuscì a liberare la strada e mezzo Nepal si rimise in cammino, in un caos pazzesco, molte macchine abbandonate sulla strada di persone che si erano fatte venire a prendere via fiume e noi, a passo d'uomo, ci avvicinammo a Kathmandu.
Io svenni in macchina e mi risvegliai ad un'ora che non saprei. Mentre per l'aereo andò così. Il giorno che decidemmo di lasciare la giungla per andare all'aeroporto ci fu una specie di votazione tra chi voleva partire preciso e chi voleva lasciarsi un giorno di jolly, perché in Nepal non si sa mai. Meno male che io ero in minoranza. Partimmo un giorno prima e usammo quel jolly che ci permise di prendere l'aereo. Un jolly utilizzato più di una volta in questo viaggio incredibile chiamato Nepal. Namaste. Qui ragazzi, ritorno da questo viaggio lunghissimo, stiamo salendo sull'aereo. Ciao Kathmandu! Ciao Nepal! Namaste! Thank you.